One thing that's really interesting about Rome is that there's pizza everywhere. It's not all that great, but we can have some really good homemade tasting pizza. Ingredients are hit and miss, and you can see right down the street there's Pizza Aglio. Even the Indian restaurant to my left here is selling pizza. They have it on the menu right there. And across the street there's actually two signs. There's a big sign right there, a guy walking right across, and there's a smaller sign. Those are two different pizzerias. And way down on the corner they're selling pizza as well, but you can't really see from here. Then actually there's a Pizza Hut. I think we can see it. Yeah, right through those pillars there. It says Pizza Hut. I don't know if it's the same Pizza Hut we're used to, but that's what it says. Anyway, I'm here in Rome for a little while longer, and I'll be heading to Naples to eat a lot of pizza there. But today we'll take a sample of pizza here in Rome. Okay, so this is a salami pizza in Rome. I have no idea if this one's going to be that good, but it's generally like this. You can see the crust is like this. It's not really anything like anything in Naples, but it's like that. And yeah, it's all right. But it's not Neapolitan pizza. I'm gonna get a taste of the salami. Enjoy. Thank you. Salami is surprisingly good, even though it looks like something you get from the store. Actually, it's actually tasty, very tasty. Anyway, this is a Roman pizza. Well, I'm still here in sunny Naples, Italy, and I'm about to try yet another pizza, which is quite cheap, only €4, and we'll find out how that tastes and how that stands up to Cirosalo's pizza. And the interview is coming up soon, so we'll see how that goes. Okay, well, here it is. Like I said, this is just a random place that I stopped here in Naples, right off one of these shopping streets, and I have to say, it looks quite good. It's good. It's really good. If anything, Napoli Center, Toledo. yes. Pizza Napolitana. This is my waiter here. Yeah. Goodbye. Goodbye.
I'm here, finally made it halfway across the world, actually almost exactly halfway across the world at 50 kilo. This is where Shiro Salvo is making pizza, and we're going to try some today, and I'll give you my review in just a moment. Okay, so the pizza just came, and it just looks magnificent. It's really nice. Very, very soft. We got the sausage and porcini mushrooms. It looks really nice, really nice. Actually, my daughter has a frita, a fried pizza. Just gonna tear off a bit here. This is so soft. Very good. Anyway, this is it for today. My interview is tomorrow, and you'll see it in a few seconds. Le domande sono venute dai miei spettatori e la comunità di pizzamaking.com. Perché la pizza? Perché la passione? La passione è una cosa che hai detto, cioè, io penso di essere nato così. Molte dico sono nato per fare le pizze, e se non avessi fatto le pizze forse oggi magari non sarei così felice. Ho mangiato la pizza qui ieri sera, è stato eccezionale. C'è qualcosa di diverso alla vostra pasta rispetto agli altri pizzaioli? Allora, rispetto agli altri pizzaioli non so, perché insomma sono abituato a guardare il mio lavoro, però posso dire che insomma il mio impasto ha di particolare insomma un alto livello di idratazione, quindi parliamo di un impasto ricco d'acqua, ma ricco d'acqua insomma già io impasto da circa 20 anni e inizialmente questo insomma è stato un po' la mia diciamo è la caratteristica che in effetti ha differenziato il mio impasto da tanti altri, quindi principalmente l'elevata idratazione e poi insomma una lunga lievitazione e maturazione. L'acqua di Napoli. Acqua di Siviglia. Qual è il lievito migliore da usare per la pizza napoletana? Sicuramente la pizza napoletana il lievito migliore è il lievito di birra. Allora, io parto dal presupposto che il lievito di birra non fa male. Molti diciamo oggi lo demonizzano, dicono che praticamente il lievito di birra fa male, rende insomma, il prodotto non digeribile. Non è vero, quello che rende il prodotto non digeribile è la cattiva gestione di tutto il processo insomma, di lievitazione. Quindi diciamo che nella pizza napoletana già ce ne va pochissimo di lievito di birra. E poi in effetti quello che rende la pizza digeribile sono le ore di lievitazione, non il tipo di lievito. Il grasso utilizzato nell'impasto di una quantità significativa della pizza fatto intorno a Napoli, perché? Perché non è stato mai utilizzato in passato. La pizza napoletana non è mai stato utilizzato alcun tipo di grasso e assolutamente non ci vanno i grassi, né di origine animale né di origine vegetale, assolutamente. Dove tieni la linea di pasta? Le linee di impasto stanno in un laboratorio praticamente che ho, che è dedicato solo all'impasto e lievitano praticamente a temperatura ambiente. Quante ore la fermentazione? Diciamo intorno alle 18-20 ore. D'estate magari abbasso un pochettino anche a 12 quando fa troppo caldo. Qual è la temperatura? La temperatura è quella ambiente, insomma, si
va da quelli che possono essere 17-18 gradi d'inverno fino insomma, a una trentina d'estate. Dopo la lievitazione, quando si va a fare le palle? Forse dopo aver impastato, dopo la lievitazione. Allora, una volta preparato l'impasto, quindi una volta terminato l'impasto, diciamo lo si lascia riposare giusto un paio di ore. Diciamo che le palline già si potrebbero fare dopo circa una trentina di minuti, però magari lo si lascia riposare un paio di ore, non tantissime, e poi si formano le palline. Se non avresti potuto comprare la farina italiana tipo 00, cosa vorresti usare? Oppure non fare la pizza? No, la pizza napoletana si fa con la farina 000, non si fa con altri tipi di farina. Think so. Quanto viene da insegnamento e quanto viene da esperienza? Allora, diciamo, l'insegnamento è importante perché insomma l'insegnamento con l'insegnamento insomma, uno traccia in effetti le basi di quella che poi sarà la propria pizza. Nella pizza io dico che c'è l'identità di pizzaiolo, quindi la mia pizza è quello che io intendo come pizza napoletana. Essendo un prodotto artigianale ci deve essere molto personale, quindi si parte insomma con l'insegnamento, con delle basi e poi si tende a personalizzare, però ovviamente si deve personalizzare con la conoscenza, lo studio, quindi non facendo le cose a casaccio, ma bisogna in effetti sapere quello che si fa, quindi tanto studio, tanta ricerca, tanta sperimentazione e poi il prodotto insomma è l'espressione dell'identità di quello che è il pizzaiolo. È artigianale. Quindi se tu avessi solo 30 minuti per insegnare queste arte, cosa vorresti insegnare? Ma in 30 minuti si può insegnare ben poco. Diciamo che potrei iniziare a dire qualcosa di importante, innanzitutto che le pizze non bisogna solo saperle fare, ma bisogna anche saperle cuocere. Oggi si tende praticamente a trascurare questo aspetto. Molti ragazzi fanno i corsi e poi aspirano subito a stare al banco. Purtroppo non funziona così, non si fa così. Si inizia dal forno a cuocere le pizze perché è dal forno che si inizia a capire l'impasto. Capisci tante cose, capisci come è stata stesa la pizza, capisci tutti i difetti di stesura, tutti i difetti di impastamento. Se non hai quello non sei pizzaiolo, non può diventare mai. Che cosa è il più grande errore principianti fanno quando si impara? Il più grande errore che fanno i principianti quando imparano è appunto questo, quello di trascurare insomma, l'aspetto cottura della pizza. E poi diciamo un errore banale che fa un principiante è quello insomma, di impastare il disco in troppa farina. Ecco, ma vabbè, questi sono difetti che poi col tempo vengono insomma, eliminati in alcuni casi. Ti ricordi la tua prima pizza? Allora, la prima non me la ricordo, mi ricordo le prime che sicuramente non erano buone come quelle di oggi, però insomma. Avete fatto qualsiasi novità e c'è qualcosa che fate che è fuori dal comune? Qualcosa fuori dal comune no, diciamo che fuori dal comune forse c'è una ricerca sui prodotti di qualità e la creazione insomma, di ricette che in un certo senso, tra virgolette, sono uniche. Poi in cucina credo difficilmente qualcosa lo si possa definire unico, però insomma mi piace ricercare prodotti e inventare, insomma, elaborare nuove ricette da proporre poi ai clienti. Ecco. Recentemente, quali altre pizzerie meritano un maggiore riconoscimento? Allora, non posso dirlo, avrei dovuto provarle tutte, però ovviamente posso dire che tra le migliori pizzerie sicuramente ci sta quella di Enzo Coccia, ci sta quella di Gino Sotillo, ci sta quella di Franco Pepe, ci sta Guglielmo Buono, i miei fratelli a San Giorgio,
altri mi sfuggono, non lo so, però ne sono tantissimi, no? Starita, Mother Day, Michele a Forcella. Non voglio dimenticare qualcuno per cattiveria, insomma, non vorrei dirli tutti, ma sono tanti. Okay. Tranne mozzarella, quali altri formaggi si usano in questo ristorante? Allora, formaggi campani, allora io oltre al fior di latte e alla mozzarella di bufala c'ho il conciato romano, che è il più antico pecorino romano che viene prodotto a Castel di Sasso in provincia di Caserta ed è anche un presidio slow food, e il provolone del Monaco DOP, quindi due formaggi tipici campani, e poi c'ho un'eccellenza italiana che è il parmigiano reggiano, io lo compro insomma con stagionatura di 36 mesi. Domanda finale. Olio di oliva prima o dopo cottura? Allora, l'olio su alcune pizze va prima, tipo per esempio sulla margherita e la marinara va prima. Poi insomma sulla marinara, tanto per fare un esempio, aggiungo anche olio a fine cottura, perché è una pizza che deve essere un po' insomma, più ricca di olio, e ci sono anche alcune pizze su cui l'olio lo metto solo alla fine. Però diciamo sulle pizze classiche, sulla margherita e la marinara l'olio va prima, sulla marinara d'uscita una aggiunta ancora di olio. Su tante altre pizze insomma anche solo alla fine. Bene. Si prega di dire ai miei spettatori dove trovare te e il tuo ristorante su internet. Allora, 50 Calò si trova a Napoli, zona lungomare, Mergellina, siamo a Piazza San Lazzaro numero 201. In rete ci trovate o sul nostro sito internet www.50calò.it oppure su Facebook alla pagina Ciro Salvo 50 Calò. Grazie. Grazie a te. Ciao. Taking a look at this pizza so far, I like what I see. Got very, very good texture here. Very, very good. I'll take a upskirt look. Ooh, that looks good. Oh, the restaurant name. Oh, mystery solved. Let's put it this way. Take an upskirt look. Okay. Looks pretty good. Buffalo milk mozzarella, basil, tomato, olive oil, the basics. And I'm gonna take a tear into it and just take a look at the crust here. Cornichon looks quite nice, and let me have a taste of that. It's very good. very, very good. I'm gonna have to cut into this here. You've got to cut your own pizza with these things. Okay, so I pretty much devoured this pizza, as you can see by my empty plate. It's really, really good. Again, this is a mystery place. If you can figure out what this place is called, leave it in the comments, and I'll let you know if you're right. Ciao.